Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi facciamo gli Yankee con questa, la Dodge Challenger. Tanto tempo sono tornato al volante di un'americana. Oggi sono di nuovo al volante di una Challenger grazie a Igor di Trend Motors e devo dire, se l'ultima volta che ho guidato una Challenger sotto al cofano c'era un misero 5007 V8, oggi esageriamo perché davanti abbiamo un motore ancora più grande, un EMI 6100 V8 aspirato. In Italia purtroppo di macchine americane, muscle car, non se ne vedono tanti in giro, ma quando sei al volante di una di queste nel nostro paese tutti si girano perché sono macchine difficili da vedere, sono macchine molto grosse, ingombranti, che hanno la loro presenza. La Challenger è una muscle car iconica e negli Stati Uniti praticamente le vedi ovunque, sono l'equivalente delle city car degli americani e sposa benissimo la filosofia della muscle car, cioè la macchina sportiva americana accessibile anche per l'americano medio. Purtroppo è una filosofia che non va molto d'accordo qui in Italia perché le muscle car sono macchine sviluppate e pensate principalmente per il pubblico americano e per via di consumi enormi, dimensioni importanti e di un motore che genera molti cavalli, purtroppo questi sono tutti punti che rendono la Dodge Challenger, così come le muscle car in generale, macchine piuttosto costose da possedere e da mantenere qui in Italia. Quindi le macchine americane hanno un mercato abbastanza di nicchia qui in Italia, però fa sempre piacere vederne una e soprattutto sentirla. È quello del V8 tipicamente americano che ti aspetti di sentire ogni volta che schiacci sul gas. Nel complesso le muscle car racchiudono sportività, cavalli a non finire e tante dotazioni ad un prezzo assolutamente competitivo. Basti pensare che questa Challenger ha qualche anno, ma la versione attuale, il suo listino di Dodge, con questo allestimento parte da circa $44.000. Questa cifra sul mercato europeo, da nuovo, difficilmente trovate macchine che riescano a offrire nel complesso potenza, sensazioni e contenuti come fanno le muscle car. E questa molto particolare ha un cambio manuale, una cosa un po' insolita per gli americani, devo dire. Infatti la Challenger che avevo guidato negli Stati Uniti aveva il cambio automatico, che non era male. E cosa posso dire di questo cambio manuale? Una particolarità è l'impugnatura, perché ricorda molto l'impugnatura del calcio della pistola. D'altronde gli americani vanno matti per le armi. Impugnatura a parte, non è proprio uno dei cambi più precisi e diretti che abbia mai provato. Dalla seconda alla terza devo un attimo muovere la leva e cercare dov'è la terza marcia. Devo dire, anche se non è il miglior cambio manuale al mondo, fa sempre piacere giocare con la leva del cambio. Il pedale della frizione è un grosso motore aspirato.
tipicamente di concezione americana, non ha un tiro molto alto, il limitatore posta solamente 6.000 giri ed è un motore che offre tanta potenza, ma soprattutto a coppia dai bassi fino al limitatore, ed è anche per questo motivo che bisogna stare anche attenti quando si è al volante di una di queste macchine, perché diciamo che come dinamica di guida non siamo a livello di Porsche, Ferrari, soprattutto se spegni i controlli questa macchina risulta essere piuttosto ballerina sul posteriore. Qui davanti a noi abbiamo 425 cavalli americani e 530 Nm di coppia. Come vi ho detto, l'erogazione è potente e vigorosa in qualsiasi momento voi affondate l'acceleratore. C'è il luogo comune che le muscle car non sanno provare, non sanno scherzare. Beh, non è vero, guardate. Sono ancora sulla strada. Beh, chiaramente al volante di una muscle car non aspettatevi delle doti dinamiche allo stesso livello delle sue concorrenti europee o giapponesi. Sotto questo punto di vista le macchine americane peccano un pochino, e ciò anche dovuto dal fatto sulla Challenger, che non è proprio un peso piuma. Questa macchina pesa bene 1850 kg, aggiungendo guidatore più passeggero di stazza europea più pieno di benzina si superano i 2070 kg. In curva si avverte la massa e la stazza di questa macchina. Come vi ho detto, essendo una macchina progettata principalmente per il pubblico americano, diciamo che loro prediligono le highway e quegli stradoni lunghi che non finiscono più. Se i cavalli li riuscite a scaricare tutti a terra, la Challenger SRT va da 0 a 100 in circa 4 secondi e mezzo. Non male, devo dire. La velocità massima è di circa 270 km/h. Rimane comunque una macchina con prestazioni di tutto rispetto. Sfiorato il pedale del gas, ho sentito il posteriore che stava partendo. Sé sul dritto in ogni curva. Sento che vibra un pochino quando abbiamo scaldato un pochino, meglio lasciarla riposare un po'. Ecco, un altro problema dovuto dalla massa importante di questa macchina è che questo peso va a incidere ovviamente negativamente su vari aspetti della macchina, come ad esempio l'accelerazione, la tenuta di strada in curva e soprattutto la potenza frenante, perché qui abbiamo dei freni Brembo con dischi baffati, però come avete visto dopo qualche minuto di guida allegra sento già che il volante inizia a vibrare, che la potenza frenante inizia a calare. Le strade americane hanno un asfalto che è decisamente migliore del nostro, però devo dire che la Challenger si muove bene nelle nostre dissestate strade italiane, perché comunque l'assetto è particolarmente morbido. Si sa, agli americani piace molto il comfort di guida, infatti
quasi tutte le macchine americane hanno un assetto particolarmente morbido e hanno dei sedili avvolgenti che sono delle vere e proprie poltroncine. Utilizzare una macchina così grossa, ingombrante e con consumi assurdi sarebbe una cosa impensabile qui in Italia, però negli Stati Uniti queste sono macchine che vengono utilizzate tutti i giorni senza troppi problemi. Beati gli americani, dove da loro mediamente la benzina costa 30-40 centesimi di euro al litro. Come vi ho detto, purtroppo le muscle car qui in Italia costicchiano da mantenere, però ci sono dei punti a favore su questo tipo di macchine, del fatto che hanno comunque una meccanica molto robusta e affidabile. Questo motoremi è veramente una roccia. L'altro punto a favore è il fatto che i pezzi di ricambio, facendoli arrivare tutti direttamente dall'America, non hanno costi così proibitivi come si può pensare. Diciamo che anche lo sterzo non è proprio lo sterzo più preciso e comunicativo che abbia mai provato. Va dritto. Si sa, le macchine americane sono fatte così. E devo dire che a livello di cavalli siamo praticamente allo stesso numero della mia M3, però a livello di guida, a livello di motore di erogazione sono due macchine completamente diverse, come vi ho detto. Qui abbiamo 425 cavalli americani che sono completamente diversi dai 420 cavalli tedeschi che ho sull'M3. Beh ragazzi, siamo tornati nel covo della Trend Motors e devo dire che qui lo spirito americano non manca per nulla. Guardate, qui è inserita la terza marcia, come vi ho detto. Non è proprio uno dei cambi più precisi che abbia mai provato. A me personalmente la configurazione di questa Challenger fa impazzire ed è una configurazione anche particolare. Questo blu chiamato Blue B5 rende omaggio al vecchio blu della Challenger prima generazione. Un allestimento molto particolare e soprattutto il cambio manuale la rende molto rara. Come vi ho detto, non è uno dei migliori cambi manuali che abbia mai provato, ma rispetto alla versione automatica della Challenger che avevo guidato negli Stati Uniti, io onestamente andrei di manuale. Come vi ho detto, purtroppo le macchine americane in generale sono molto di nicchia nel nostro paese, per i motivi che vi ho elencato, ma devo dirvi che come rapporto qualità, prezzo, divertimento e contenuti, queste sono macchine assolutamente valide. Beh ragazzi, il mio momento Yankee finisce qui. Io ringrazio nuovamente Igor di Trend Motors per avermi prestato la sua Challenger per questo video. Ragazzi, se è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!